Buongiorno cari amici, benvenuti, bentornati. Continuiamo nelle nostre lezioni su questa lunga storia della Riforma Protestante. Oggi parliamo della Riforma Protestante in Francia. Bisogna considerare già quale sarà la conclusione di questa vicenda. Come già sapete da altre video lezioni, da altri argomenti della storia successivi, il protestantesimo francese, nonostante la sua rapida, tumultuosa diffusione, resterà sempre una religione di minoranza. La sua diffusione causerà una lacerazione sfociata in una serie lunghissima di terribili guerre civili, ma già alla fine del Cinquecento, nonostante il successo rappresentato dall'editto di Nantes del 1598 che forniva ai protestanti legittimazione e garanzie, il numero dei calvinisti stava fortemente diminuendo in Francia, come sostanzialmente riconobbe lo stesso re Enrico IV, il quale per regnare dovette abbandonare il protestantesimo e convertirsi al cattolicesimo. Ecco, è un elemento da considerare, è importante, quindi in fondo abbiamo già svelato il finale. Il fatto che in Francia abbia finito per prevalere il calvinismo radicale, una versione estremista del movimento riformatore, dipende anche dalle posizioni altrettanto estreme della Controriforma. Abbiamo già parlato delle guerre di religione in Francia in un altro argomento relativo alla seconda metà del Cinquecento, ovvero nella settima videolezione della playlist Età di Filippo II, intitolata Francia. Vi rimando anche a questa videolezione. Qui ci occupiamo brevemente della diffusione della riforma nella prima metà del Cinquecento, ovvero degli eventi che anticipano le guerre di religione, che conducono alle guerre di religione. Come al solito sulla lavagna vi ho scritto i termini più importanti, soprattutto nelle lingue straniere. Tuttavia alcuni termini, alcune denominazioni non le ho scritte, quelle che riguardano particolarmente la storia degli eventi, cose che sono state insomma descritte in altre video lezioni e che quindi io do per acquisite. La situazione politica e religiosa della Francia nei primi decenni del XVI secolo fino al 1530, 1528, 1530 era abbastanza tranquilla. All'epoca di Francesco I, del re di Francia Francesco I di Valois, Francesco I, ecco gli anni in cui regna Francesco I, la Chiesa cattolica francese, ve lo ricordate, era autonoma dal Papa. Si trattava della Chiesa gallicana nata dalla pragmatica sanzione di Bourges. La Chiesa gallicana prende il via dalla pragmatica sanzione di Bourges del 1438, che permetteva al sovrano, attraverso il concilio, di guidare la Chiesa lasciando al Papa poteri ridotti. Inoltre Francesco I, ve lo ricordate, aveva aumentato le sue prerogative grazie al concordato del 1516 con Papa Leone X, che gli concesse di nominare arcivescovi, vescovi e priori del proprio regno. D'altra parte Leone X, basta che pagavi, ti faceva fare qualunque cosa, ti autorizzava qualunque cosa. In questo modo il gallicanesimo di tipo conciliare, con il concordato del 1516, lasciava il posto ad un gallicanesimo monarchico. La minaccia nei confronti del re e dei suoi successori da un punto di vista religioso era rappresentata dall'ultramontanismo. Ultramontanismo fa riferimento alle montagne, alle Alpi che dividono l'Italia dalla Francia. L'ultramontanismo era la corrente che desiderava restaurare totalmente il potere del Papa. Il concordato rendeva più assoluto il potere di Francesco I e ben presto apparvero autori che teorizzarono il diritto divino del sovrano e la sua superiorità sul clero nazionale, come fece Dumoulin in un suo scritto del 1539. Le lunghe guerre d'Italia contro Carlo V portarono molti francesi a morire oltre le Alpi, in Italia.
Come è noto, Papa Clemente VII si avvicinò alla Francia firmando il Trattato di Cognac contro Carlo V, ma l'imperatore vinse e mise a sacco Roma nel 1527. Questo è importante perché da allora la politica del Vaticano andò a rimorchio di quella spagnola e imperiale di Carlo V. Perdendo i territori in Italia, la Francia si mise contro il papato. Per questo motivo, quando i protestanti luterani iniziarono a diffondersi anche in Francia, Francesco I non aveva particolare interesse nel reprimerli. I luterani in Francia, le fasi iniziali della riforma in Francia, godettero di tolleranza religiosa. Inoltre, capite che la convergenza politica di Francesco I con i protestanti tedeschi derivava dal fatto che ovviamente anche questi ultimi erano avversi all'imperatore Carlo V, cattolico. Francesco I favoriva la libertà di pensiero, dunque, e questo aiutò la diffusione in Francia delle idee di Lutero che arrivavano insieme ai mercanti e alle merci nelle fiere, come quella di Lione, non a caso uno dei centri di diffusione dell'evangelismo in Francia. Molto spesso i libri luterani erano nascosti all'interno di carichi di merce, all'interno di coperte, di balle di fieno e così via. Le opere di Lutero esercitarono grande influsso su autori francesi come Farel e Maigret, ve l'ho scritti qua, e anche su Margherita di Navarra. Attenzione, Margherita di Navarra, la sorella del re Francesco I, che pure lei pubblicava dei testi. Molti libri luterani venivano stampati in lingua francese all'estero e poi fatti arrivare in Francia, come vi ho detto, nascosti in uno zaino oppure nelle merci, ad esempio nelle balle di pelli conciate, dirette alle fiere. Le opere eretiche erano stampate a Francoforte, ad Anversa, a Neuchâtel, a Ginevra oppure a Basilea presso il famoso editore protestante Froben, l'editore Froben di Basilea, sostenuto da personaggi quali Erasmo da Rotterdam, che viveva in quel periodo a Basilea, ma anche da, attenzione, Lefebvre de Taple, uno dei più importanti umanisti francesi in assoluto, e del già citato Farel. Oppure questi libri venivano stampati a Strasburgo, che all'epoca apparteneva alla Germania, città protestante che dette asilo a molti profughi francesi, tra cui Lefebvre de Taple e anche un altro personaggio importante della riforma francese, Roussel. Abbiamo parlato di Strasburgo e della riforma a Strasburgo in un'altra video lezione. Ben presto sorsero stamperie clandestine anche in Francia, a Lione, a Meaux, ad Alençon, a Parigi. Molti ottimi traduttori operarono in Francia, per esempio Robert Estienne, che pubblica estratti della Bibbia in francese ed edizioni complete della Bibbia nell'arco di 25 anni, dal 1522 al 1546. La riforma in Francia si divide in due periodi, in due fasi. Nel primo periodo essa viene portata avanti da raffinati umanisti, alcuni dei quali ho già citato. Nel secondo periodo, invece, umanesimo e riforma si dividono e la riforma iniziò ad essere diffusa dal basso, dal popolo. L'iniziale saldatura tra umanesimo e riforma deriva anche dalla presenza in Francia di esperienze di riforma, attenzione, di riforma cattolica, erasmiana, e una presenza di un anticlericalismo precedente alla riforma di Lutero. Lo stesso Jacques Lefebvre de Taple, già citato, aveva sostenuto la dottrina della predestinazione anni prima di Lutero. Il primo nucleo di riformatori, ripeto, cattolici precedenti a Lutero, si organizzò a Meaux, attenzione, nella città di Meaux, nel 1515, quindi 2 anni prima della ribellione di Lutero,
e si organizzò intorno al vescovo Guillaume Brissonnet. Intorno a lui si radunò un gruppo di umanisti dalla mente aperta, quali Lefebvre d'Etaples, Gérard Roussel e Guillaume Farel, ma anche molti altri. Lefebvre pubblicò la versione francese dei Vangeli nel 1524 e la traduzione francese del Vecchio Testamento nel 1530. Sono opere importantissime per poter, da parte dei fedeli, leggere la Bibbia nella propria lingua, in lingua volgare. Dunque, vedete, un posto come Mo era già pronto ad accogliere nuove idee dalla Germania. Non va sottovalutato che anche il popolo di Mo aderì al luteranesimo e provocò agitazioni violente. Nel 1523 il vescovo Brissonnet era inoltre amico, confidente e confessore della colta già citata Margherita di Navarra, sorella del sovrano Francesco I, che anche lei divenne protestante. Questo pur modesto tentativo di riforma del vescovo Brissonnet suscitò la reazione dei conservatori e Brissonnet, richiamato a Parigi, finì col rientrare nei ranghi e iniziò a perseguitare i luterani. Invece Guillaume Farel, che vive tra il 1489 e il 1565, discepolo di Calvino, che era stato a Ginevra con Calvino, diventerà in seguito uno dei più importanti riformatori della Francia. Bisogna però adottare molta cautela nel giudicare personaggi di questo tipo, a volte inquietanti, soggetti a mutamenti di idee e comunque diversi l'uno dall'altro. Spesso alcuni di questi, almeno per un periodo, passarono stranamente dalla parte della reazione cattolica iniziando a perseguitare i protestanti stessi, ciò che loro erano stati fino a poco prima. E non si tratta soltanto del vescovo Brissonnet che vi ho già citato. A partire dal 1530 la Chiesa aumentò i suoi sforzi contro i luterani. Le forze della reazione cattolica erano principalmente due: il Parlamento di Parigi e la Sorbona, università autorevole e stimata in tutta Europa. Già nel 1521 la facoltà di teologia della Sorbona aveva condannato Lutero e decretato che tutte le opere luterane in possesso dei cittadini fossero consegnate. Poi iniziarono le persecuzioni e gli arresti e qualcuno fu persino arso vivo. Margherita di Navarra intervenne per salvare alcune vittime della repressione. Nel 1523 Farel dovette fuggire a Basilea. Il gruppo di Meaux fu disperso. 2 anni dopo, nel 1525, nello stesso anno Lefebvre e Roussel si rifugiarono a Strasburgo. Sempre nello stesso anno, nel 1525, il Papa affidò i processi per eresia al Parlamento di Parigi. Le guerre e le relative sconfitte di Francesco I contro Carlo V avevano distolto il re dalle questioni religiose. Quando Francesco I rientrò in Francia dalla prigionia di Madrid nel 1526, iniziò a scontrarsi con il Parlamento, che lui odiava, che considerava un pericoloso avversario politico. Le persecuzioni da parte del re furono bloccate e Lefebvre e Roussel poterono tornare in Francia. Quindi abbiamo un atteggiamento inizialmente filoprotestante da parte del sovrano Francesco I di Valois. Comunque la restaurazione cattolica andò avanti a seguito di concili provinciali come quello di Sens nel 1528, che decretò che solo la Chiesa cattolica aveva il diritto di interpretare la Bibbia e di decidere in materia di sacramenti, immagini, messa, dottrina della grazia. Al concilio provinciale di Bourges nello stesso anno, nel 1528, la Chiesa cattolica prese una serie di misure per reprimere la predicazione e i libri eretici. Pur dovendo ricorrere
a concili provinciali e non a un concilio nazionale, la Chiesa Cattolica scatenò la repressione a partire dal 1528 e poi per tutti gli anni 30. Vi furono numerosi arresti ed esecuzioni capitali, in quella che può essere considerata un'anticipazione dei massacri delle successive guerre civili. Intorno al 1530 inizia la seconda fase della riforma in Francia, che come abbiamo detto prima vede la rottura tra riformatori e umanisti, perché questi ultimi, gli umanisti, abbandonarono a se stessi i riformatori, segnando un vero e proprio tradimento. Molti umanisti si uniformarono alla politica nazionale. Alcuni di loro, tra cui Erasmo e Lefebvre, morirono proprio negli anni 30 e le nuove leve, le nuove élite rinascimentali si rivelarono reazionarie. Dal 1530 le persecuzioni si fecero ancora più dure, a questo punto l'iniziativa passò al popolo. Masse di persone semplici furono richiamate dalla riforma prevalentemente nella sua forma più estremista, quella calvinista. I calvinisti francesi erano denominati anche ugonotti e crearono molte canzoni popolari che si diffusero dovunque, proprio perché erano appartenenti al popolo, spesso era gente umile. Molti appartenenti a queste masse umili andarono incontro a supplizi. Le masse calviniste seguivano predicatori come Clement Marot oppure Teodoro di Beza, predicatori calvinisti, i quali tradussero in francese i salmi, si basavano molto sulla predicazione dei salmi. A Pasqua del 1533 Gérard Roussel predica al Louvre alla presenza di Margherita di Navarra. Ciò preoccupa la Sorbona, ma Francesco I difende sua sorella e protegge i protestanti. Poi scoppia l'Affaire des Placards. L'Affaire des Placards, placard in francese significa manifesti. Nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1533 comparvero sui muri di molte città di Francia dei manifesti che insultavano la Chiesa cattolica e facevano propaganda protestante. Il re, che in quel momento soggiornava ad Amboise, pensate, trovò uno di questi manifesti affisso alla porta della sua camera da letto. Subito si scatenò la repressione, 200 persone furono arrestate e 24 finirono sul rogo, quasi tutti uomini e donne di umili condizioni. Ad ogni modo Francesco I tornò presto ad una politica di moderazione. Però, dopo l'ennesima tregua tra Francesco I e Carlo V nel 1538, il re di Francia si impegnò a combattere l'eresia protestante e mantenne la parola. E quindi Francesco I, da essere filoprotestante, diventa filocattolico. I protestanti furono repressi con grande rigore, come testimoniano gli editti contro l'eresia del 1538, 1539 e 1540. Dunque Francesco I, nei suoi ultimi anni di regno, cambiò completamente atteggiamento nei confronti dei protestanti per motivi che gli storici faticano a capire. Dal 1542 al 1544 la Sorbona pubblica 3 successive liste di libri proibiti. Le sanzioni contro i protestanti furono confermate dalla pace di Crépy nel 1544. In pratica, ogni volta che Francesco I concludeva una tregua con Carlo V, l'imperatore supercattolico, l'accordo di tregua prevedeva la promessa di combattere gli eretici. Francesco I si macchiò, tra l'altro, del terribile sterminio dei Valdesi nel 1545. Francesco I muore nel 1547 e il suo successore, Enrico II, vi ho scritto anche gli anni di regno di Enrico II, inasprì ulteriormente le persecuzioni contro i protestanti. Ciò fu dovuto anche alla preoccupazione per l'irresistibile diffusione del calvinismo. È consuetudine collocare l'inizio del successo del calvinismo in Francia
nel 1541, certo è una data convenzionale, è l'anno in cui compare la traduzione francese dell'opera di Calvino, dell'opera più importante di Calvino, Istituzione della religione cristiana. Il regno di Enrico II coincise con una grave crisi economica. Dal 1540 al 1550 molte città divennero calviniste e città come Meaux, Tours, Bourges, Troyes, Montpellier e Lione. Si tratta di città che si trovano nell'interno e che sono in profonda decadenza. Perché? Perché in realtà in quel periodo l'economia francese si orientava sempre più verso il commercio marittimo, atlantico e quindi verso le città sul mare. Molte province dell'interno, dunque, per reazione, non diventano calviniste come quelle che vi ho nominato prima, ma al contrario si irrigidiscono nel tradizionalismo religioso. Territori come lo Champagne o la Borgogna, insieme alla Lorena, diventarono molto ostili nei confronti del calvinismo e caddero sotto l'influenza della potente famiglia aristocratica dei Guisa, che guideranno gli eserciti cattolici nelle successive guerre civili. Nel 1555 fu firmata la pace di Augusta, che segnò la fine dei contrasti religiosi e delle guerre in Germania, inaugurando un periodo di serenità e pace. Abbiamo parlato tante volte del cuius regio, eius religio, della nuova Costituzione tedesca di Augusta, che concede la tolleranza ai principi protestanti luterani. Al contrario della Germania, è proprio in questi anni che la Francia inizia a collassare in un'ultima guerra contro la Spagna, dove Filippo II aveva preso il posto del padre Carlo V, conclusa con la pace di Cateau-Cambrésis, la pace di Cateau-Cambrésis nel 1559. Lo scoppio delle guerre di religione tra cattolici e ugonotti venne preceduta dall'insediamento dei gesuiti in Francia, più volte rimandato per via dell'opposizione della Chiesa gallicana e per l'alleanza di Francesco I con i luterani tedeschi nel 1551. Esso avvenne nel 1561, l'installazione dei gesuiti in Francia, proprio alla vigilia dello scoppio delle guerre di religione, l'anno prima rispetto all'inizio delle guerre di religione. I gesuiti fondarono un collegio a Parigi. In fondo, il fronte cattolico francese durante le guerre civili, così sostengono la maggior parte degli storici, fece sempre riferimento alle idee di Ignazio di Loyola, il fondatore dei gesuiti. La diffusione del calvinismo in Francia fu rapidissima e spettacolare. Gli ugonotti guardarono sempre a Ginevra. Il loro punto di riferimento era Ginevra, dove dominava Giovanni Calvino. Giovanni Calvino era francese per nascita, educazione, mentalità. Il suo influsso fu immenso. La sua istituzione, già citata, e la sua Bibbia, stampati a Ginevra nel 1541 e nel 1551, circolavano dovunque in Francia. Bisogna anche pensare a tutte le sue lettere, a tutti i consigli, a tutti i suoi ordini, le sue direttive che Calvino indirizzava ai fedeli e ai ministri francesi. I calvinisti continuavano a essere perseguitati. L'editto di Fontainebleau del 1557 proibiva ogni libro protestante. La Chiesa cattolica stava prendendo la strada dell'intolleranza e del sangue. Nel 1548 fu creato all'interno del Parlamento la famigerata Camera Ardente, ma nulla poteva fermare la crescita del calvinismo. A partire dal 1553 iniziarono ad arrivare da Ginevra predicatori ben istruiti come Hamelin, Launay, Morel. Gruppi calvinisti si formavano ovunque in Francia. Nel 1561 l'ammiraglio Coligny, uno dei capi dei calvinisti francesi nelle successive guerre di religione, l'ammiraglio di Coligny, sosteneva che ve ne fossero ben 2150. Il 25 maggio 1559 si riunì a Parigi il primo sinodo nazionale calvinista.
Dopo la pace con la Spagna, Enrico II aveva le mani libere per dedicarsi all'eliminazione dei protestanti. L'editto di Écuenes del 1559 era in realtà già una dichiarazione di guerra. Nello stesso 1559 Enrico perse la vita in un incidente durante una falsa battaglia, una giostra. Seguirono i sovrani deboli manovrati dalla vedova di Enrico, Caterina de' Medici. Nel 1562 iniziano le spaventose guerre civili tra cattolici e ugonotti. Come ho detto all'inizio del video, ne parlerò in un'altra video lezione, la settima video lezione della playlist Età di Filippo II, intitolata Francia. Anticipo qui una nozione molto importante che ho discusso lì. Dopo la terza guerra nel 1569 risulterà evidente che il centro del calvinismo si era spostato nelle città portuali dell'Atlantico come Nantes, Bordeaux, Saint-Malo e La Rochelle. La Rochelle era proprio la più importante di tutte, il centro del calvinismo francese. La Rochelle sarà la capitale del calvinismo francese. Si tratta non a caso di posti più dinamici, con l'economia più evoluta, erano porti sull'Atlantico. L'economia più evoluta ovviamente era quella dei commerci oceanici. Il calvinismo si diffonde molto anche nelle zone arretrate del sud linguadocano, in questo caso come strumento per marcare la propria diversità da Parigi e dal suo centralismo. Tuttavia il calvinismo non metterà radici in tutto il paese, ma solo in alcune regioni della Francia e mai a Parigi. Questo sarà un elemento di debolezza storica del calvinismo francese. Tutte queste cose comunque le ho spiegate molto più ampiamente nella video lezione sulle guerre civili, sulle guerre di religione in Francia. Concludiamo così questa video lezione. Abbiamo parlato della riforma religiosa in Francia fino a metà del 500, anzi fino al 1562, il periodo che precede le guerre civili. Vi ringrazio tutti e ci vediamo alla prossima, arrivederci.